Il 2023 a Roma è stato caratterizzato da diversi omicidi e proprio in questi ultimi giorni, nell'arco di 6 giorni, ci sono stati ben 3 omicidi. 3 omicidi in pochi giorni nella capitale, un'escalation di violenza che inizia a preoccupare. L'ultimo delitto in ordine di tempo è avvenuto ieri sera in via Ciceri a Torpignatara, quartiere periferico di Roma Sud. E parlo di omicidi avvenuti con armi da fuoco. Ancora prima ci sono stati omicidi avvenuti attraverso armi da taglio e tutta una serie di violenze che nella capitale stanno salendo. Dirvi che sono legati sicuramente ad ambienti malavitosi, a regolamenti di conti, a quello che riguarda comunque lo spaccio di sostanza sarebbe superfluo, perché il grosso è quello. Raramente ci sono avvenimenti legati al classico litigio, o comunque se sono legati al classico litigio ci sono sempre le sostanze di mezzo, perché solo una persona con uno stato alterato da sostanze e da alcol o una combinazione di esse arriva a compiere omicidi, fatti del genere, fatti di sangue così gravi. Perciò vi volevo raccontare un attimino qual è oggi la situazione della violenza a Roma, perché Roma è così violenta, perché la microcriminalità è così percettibile e perché poi ve lo sto raccontando da Ostia, che è uno dei quartieri di Roma sicuramente più problematici. Al di là della posizione geografica, che si trova a 20 km da Roma, è difficile da amministrare ed è anche difficile tenere sotto controllo tutti quei fenomeni che spesso sono legati alla povertà, alle difficoltà delle persone e comunque sono legati all'utilizzo delle sostanze, all'utilizzo dell'alcol. Perciò se vi interessa un attimo questa disquisizione su quello che riguarda i problemi della città di Roma, gli omicidi, le violenze, la microcriminalità e tutto quanto, rimanete, altrimenti qui c'è sto bel canale di Ostia dove scaricano tutti, venite invece sciacquate le chiappe. 6 giorni 3 omicidi, ma quello che poi è successo prima, altri omicidi, ma in particolare tante gambizzazioni e tantissimi ferimenti, come dicevo, legati alle sostanze stupefacenti, sia direttamente, cioè regolamenti di conti tra chi le vende e chi ovviamente dovrebbe fare concorrenza, ma anche per chi le utilizza, perché poi c'è un altro legame che tutti sottovalutano, è il numero dei morti sulle strade, perché i morti sulle strade accadono anche grazie alle sostanze stupefacenti e all'alcol, ed è una di quelle cose che sta aumentando di anno in anno in percentuale molto importante, 20-25%, il numero dei morti per incidenti stradali o comunque feriti gravi, perché poi ricordatevi sempre che quando si fa un incidente, se te va bene non ti sei fatto niente, ripaghi tutto e stai a posto, ma anche se ti fai una ferita, se rimani invalido, tutte quelle cose che sono anche traumatiche per la persona, e poi le andiamo sempre a riferire a quello che è alcol e sostanze stupefacenti, perché al di là della distrazione che c'è, ormai tutti usano lo smartphone mentre guidano, ormai tutti stanno lì a guardare, oddio se mi ha risposto quello e quell'altro, qualche scureggione che aspetta qualche scureggione che gli risponda, in realtà poi alla fine lo stato alterato è sempre la cosa peggiore. Che poi il grosso dei problemi non nasce dalla criminalità quella grande, o comunque da lì nasce tutto, ma lo vediamo dalla microcriminalità, cioè quella criminalità spesso becera dove cane mangia cane, il disgraziato magari dà una coltellata a un altro disgraziato. Quanti di quei delitti, di quei reati passano sotto banco, cioè non se ne parla, gente che magari prende 1, 2, 3 coltellate, non lo denuncia. E no, ma tutti i punti che ti hanno messo pure. Punti 4 coltellate qua, una qua. Sfrancate, qua. Magari va in ospedale e dice che è caduto, magari va in ospedale e dice che praticamente si è fatto male da solo. Ma l'altra cosa che va ancora analizzata è quanto è facile procurarsi un'arma, partendo dalle armi classiche, l'arma bianca, no? Il coltello, macete, tutta sta roba che liberamente ti puoi comprare. Ci sono anche le armi da fuoco e sempre più spesso le armi da fuoco si trovano facilmente a poco prezzo, per un semplice motivo che chi le ha raccolte nel tempo, sia rubate, sia acquistate illegalmente anche in altri paesi, ne ha accumulate talmente tante che
le sta svendendo, ed è quello uno dei pericoli più grossi, la svendita delle armi da fuoco anche in Italia, un luogo dove spesso le armi da fuoco erano difficili da trovare o comunque erano più un tabù da utilizzare, perché poi l'arma da fuoco ti mette subito in evidenza, sente il botto, ti possono fare il guanto di paraffina, cioè è più facile risalire a qualcuno e ogni arma lascia la sua impronta digitale, perciò riesce anche a risalire a chi ha sparato, se l'arma è ovviamente dichiarata. Ma la microcriminalità è quella che a un certo punto cerca anche di fare il salto di qualità, ed è dal salto di qualità che arrivano le gambizzazioni e anche gli omicidi. Cioè, se tu sei un piccolo pusher o sei un piccolo capopiazza che a un certo punto dice: sai che faccio? Mi metto in proprio, ho trovato dove acquistare, ho trovato dove vendere, però poi pesti i piedi a qualcuno e quel qualcuno è la criminalità, quella potente, quella organizzata, e lì rischi l'omicidio. Che poi la criminalità negli ultimi anni si è evoluta tantissimo e anche a suo sfavore grazie alle tecnologie, perché oggi basta avere uno smartphone in tasca ed è facilmente rintracciabile colui che lo detiene. Oggi praticamente tutti gli smartphone che ci sono è facile fare una foto, divulgarla, perciò basta pensare allo stesso Matteo Messina Denaro, che era il latitante per eccellenza, che era ricercato in tutto il mondo, uno dei più ricercati, poi alla fine anche lui era finito sui social. Certo non l'hanno saputo sfruttare a dovere, perché se c'era la foto e la trovi sui social un'idea te la potevi fare. Tantissime persone, anche per ostentare, perché purtroppo questa cosa ha coinvolto in particolare nuove generazioni criminali. Le vecchie generazioni criminali nascondevano tutte, cioè c'erano i boss che avevano i miliardi e giravano con l'utilitaria, invece oggi appena fai due soldi te fai vedere con Rolex, te fai vedere col macchinone, anzi sei pure capace di fare qualche debito per farti vedere più ricco, magari ti affitti qualcosa. Ed è questo che sta praticamente da una parte anche mischiando le carte in tavola e generando tutta sta violenza, perché nel momento in cui tu ti fai vedere e ostenti tanto, sei già diventato un bersaglio del clan rivale, del capo quello vero, di quello che ovviamente vuole che tutti tengano il tenore di vita basso. Il litigio stesso poi avviene anche perché c'è una fame di soldi spesso esagerata, e anche magari tra soci di lavoro, persone che comunque un po' la strada la conoscono ma che hanno anche paura, perché poi si raccontano: ah, ma io so qua, so là, l'altro per paura si presenta magari con un coltello, con arma, come è successo di recente, magari un imprenditore spara ad un altro imprenditore perché si ha paura alla fine che quello possa avere amicizie, possa avere un'arma anche lui, ed è quello uno dei problemi, che tutti oggi possono girare con un'arma. Ricordatevi che un coltello, ma anche un coccio di bottiglia, è un'arma e possono fare veramente danni importanti. Poi in realtà, statistiche alla mano, l'Italia è un paese sicuro. Ci sono delle zone sicuramente più problematiche di altre. Se poi andiamo a vedere le statistiche, per numero di omicidi è una delle più sicure, addirittura al terzo posto per sicurezza. E questo che cosa ci fa capire? Che spesso anche i media, ma anche io stesso, forse esageriamo nel dire quanto è pericoloso. Ovvio che gli omicidi si staccano dal discorso di microcriminalità, cioè quella criminalità subito percepita, la persona che ti ruba il portafoglio, la persona che ti mette le mani addosso, la persona che ti rompe o ruba la macchina, cioè tutte quelle cose che ti colpiscono direttamente anche nel piccolo, perché poi alla fine quando ti rubano la macchina c'hai l'assicurazione, certo ci rimetti, vai nel piccolo. Già quando ti rubano in casa uno si allarma di più, non veniamo uccisi, non si muore così facilmente, non ci sono tutta quella serie di problematiche di vera violenza, però ci stanno ferimenti, aggressioni, accoltellamenti, tutti questi fattori che purtroppo in Italia sono mal percepiti. C'è questo discorso anche sensazionalismo negli articoli, ucciso alla pompa di benzina, pregiudicato, che poi noi facciamo spesso delle grosse distinzioni tra il pregiudicato, quando si uccidono, come dicono in gergo, tra di loro, e quando viene ucciso un innocente. Roma probabilmente è una città dove questo avviene meno, nel senso che ci sono stati dei casi di scambi di persona, anche un ragazzo che è rimasto paralizzato perché vittima di uno scambio persona, un altro ragazzo è stato ucciso mentre stava davanti a una pizzeria, anche lì per uno scambio di persona, ed è proprio quello il motivo per il quale poi ci si indigna di più, perché quando viene ucciso un boss da un altro boss, sì, ok, c'è stato l'omicidio, ma poi alle persone comuni questo non tocca più di tanto.
Invece quando viene toccata una persona comune, allora si ha paura e questa paura poi si trasforma in oddio, abbiamo bisogno di più controllo, abbiamo bisogno di più polizia, abbiamo bisogno di tutta una serie di cose che poi in realtà ci sono, mentre c'è troppa esternalizzazione a determinati servizi e non si può fare nulla. Voi pensate per esempio alle guardie giurate messe nelle stazioni, nelle metropolitane eccetera, nella maggior parte dei casi hanno le mani legate, hanno gli stessi poteri del singolo cittadino, anche se li vedete in divisa con l'arma spesso, che stanno lì e controllano, purtroppo non hanno alcun potere. Le forze dell'ordine, perché sono le uniche che hanno la possibilità di intervenire quando c'è bisogno di intervenire. Andiamo a guardare le statistiche, l'ultima italiana è del 2021, sul numero di casi irrisolti sono circa il 19% gli omicidi irrisolti, il che significa che meno di 1 su 5 è rimasto irrisolto. È anche vero che l'Italia è il paese dei misteri, perché se andiamo a guardare nel passato, negli anni 80, negli anni 90, ci sono quei famosi misteri di cui non si sa nulla, tombe scomparse, cadaveri scomparsi, persone sparite nel nulla, però il grosso degli omicidi vengono risolti. Qual è il riferimento? Un paese civilizzato ma violento come gli Stati Uniti, la metà degli omicidi sono irrisolti. Se stavamo in America avrebbero fatto chissà cosa, ci sarà un motivo per il quale la polizia negli Stati Uniti ha tra virgolette maggior libertà. Se tu non metti le mani fuori te sparano per un non nulla. Dal punto di vista pratico mi sento di dire che l'Italia alla fine è un paese sicuro per quel che riguarda gli omicidi, sicuramente meno sicuro per quel che riguarda la percezione della microcriminalità, la percezione di quello che ci tocca direttamente. Qui dal porto di Ostia, che tra l'altro è un posto emblematico anche relativo alla criminalità, perché poi qui vicino c'è una zona che è tanto nominata in tutte le cronache e poi da qui ci hanno tirato fuori, ci hanno anche ragionato una parte di Suburra, perché tutto in Suburra, nell'idea del romanzo di Suburra, nasceva qui, era questo famoso porto con le attività commerciali, una nuova espansione dal punto di vista sia commerciale, sia di polo d'attrazione, sia di polo turistico, che doveva essere sto polo di Ostia, che poi è quello che si vede dentro Suburra, che era il progetto che portavano avanti e che aveva mietuto tante vittime. Se vi può interessare uno speciale proprio su Ostia, su quello che potrebbe essere tutta l'idea di Ostia, tutto che c'è dietro, scrivetemelo nei commenti scrivendo Ostia, così vengo qui a Ostia e vi faccio vedere i luoghi che nel tempo hanno delineato anche tutto un discorso criminale e non, e anche fantastico, che poi è stato narrato nelle serie TV e nei film. Waiting for a beautiful release to take her from beneath. She's smart, she's vain, she wallows in her pain. The ghost, it stays to chase her away. Oh no, it's just how it goes. The world